Ciao ragazzi, qui è Marchettino e quello che vedete qui sotto, no, non è un raduno di supercar organizzato. Adesso vi spiego perché. Bene ragazzi, mentre vi stavo facendo vedere le macchine, c'è una new entry qui nel piazzale delle auto sequestrate, perché come potete vedere è appena entrata una 812 super fast e si va ad aggiungere un'altra Ferrari qui nel deposito. Anche quest'anno ragazzi ho fatto un salto nel Principato di Monaco per l'evento del Top Mark, un evento direi imperdibile, anche se negli ultimi anni la situazione è un pelino degenerata. Infatti, come vi ho detto, questo qui che vedete qua sotto non è un raduno organizzato, ma è un deposito temporaneo della polizia, perché tutte le macchine che vedete qua sotto sono state sequestrate. Infatti, come vi ho detto, negli ultimi anni la situazione è degenerata a tal punto che durante questa manifestazione la polizia è così severa che aumenta le pene per tutti coloro che vengono qui in città con il solo scopo di fare sgasate, rumore inutile, insomma, dar fastidio agli abitanti di Monaco. Infatti quest'anno io non sono venuto con le mie macchine perché la multa è salatissima, ben 1000 euro, e la macchina viene sequestrata e messa in questo deposito per ben 5 giorni. E se la polizia non ti prende troppo sulla simpatia rischi anche di venire bannato dal guidare nel Principato per ben 3 mesi. Beh, almeno le vedo da una prospettiva diversa. Guardate questa Portofino e questa Gran Turismo, stupenda di questo colore. Lì c'è anche una speciale, un GT3 RS viola, un FF, un'altra Lamborghini, lì una Huracan performante. Mentre prima stavo facendo delle riprese sotto nel deposito, hanno praticamente allontanato tutti e adesso provo a fare le riprese qua senza farmi troppo notare dalla polizia. Come potete vedere, sono tutti in New Jersey che delimitano l'area. Lì c'è un'auto in borghese della polizia che blocca l'accesso, e tutte le macchine che entrano qua, beh, è perché hanno fatto casino. Tra l'altro non so se avete notato, ma quella è una nave da crociera e questa la nave di un privato. Come non detto ragazzi, vedete? Anche quello là con la 45 sta per mettere la sua macchina confiscata qui nel deposito. Bene, il suo parcheggio qui a Monaco per 5 giorni gli costerà la bellezza di 1000 euro. Quest'anno non si scherza. Ecco che riaprono il cancello. A Monaco sono così benestanti che come cancelli automatici usano delle macchine. Bene ragazzi, mi sto allontanando ma continuo a vedere un bel GLS 63 AMG, un RS5 e ovviamente anche loro vanno nel deposito. Boh ragazzi, adesso mi faccio un giretto qui a piedi nel Principato a fare un po' di Sano Car Spotting, ma spero che sia rimasta qualche macchina da vedere nel Principato perché stanno andando tutte là. L'accostamento rosso cerchio nero non è niente male, ma perché fare questi particolari qui e queste strisce di nero? Molto dubbioso come configurazione. Comunque, come potete vedere, stanno smantellando i paddock e tutte le tribune della Formula 1. Qui a Monaco c'è un vero e proprio casino. Una sportiva è una supercar, direi ormai old school. Questa è una V10 e questa qui, l'SLS Coupé, non ne vedevo una da un bel pezzo. Le quotazioni negli ultimi tempi sono salite parecchio e io penso che in futuro questa sarà un vero e proprio classico. Lui con la 458 mimetizzata. Sentite anche questa M560 al minimo. Che spettacolo questo V10. Beh ragazzi, iniziamo il giro qui in Piazza del Casino. SV Roadster con dietro anche una 812 super fast. Sì, diciamo che no, non commento proprio quella striscia sul cofano. Entrambe dello stesso proprietario, come possiamo anche dedurre dalle targhe molto simili. SV16 Jet, SF19 Jet.
Piazza del Casino non delude mai, stupenda questa TDF, tra l'altro italiana, colore stupendo. Non ho la più pallida idea di che macchina sia questa. Qui abbiamo una bella speciale, una Radical, macchina piuttosto insolita per Monaco, una 991, una stupenda Huracan performante rossa, e qua un altro Huracan performante ma coupé, e là ce n'è un'altra gialla. Una novità rispetto allo scorso anno sono questi due simpaticissimi poliziotti che sì, penso siano fissi qui nella curva del Fairmont per evitare che la gente possa sgommare e fare questa curva del circuito di Formula 1 di traverso, cosa che l'anno scorso vi giuro che è successa. Notevole di questo blu. Sono tutti buoni ad arrivare a Monte Carlo a fare i fighi con le supercar. Poi c'è lui, c'è Pog, che quest'anno ha vinto tutto. Si è presentato con l'ignorantissimo Renault Kangoo, oro cromato. Sì, siete bravi voi con le supercar, però Pog è più figo. Col Kangoo oro cromato, spoilerino e roll bar. Pog, tu quest'anno hai vinto. Oh, guardate cosa arriva. Stupenda l'LP640. Che sound. Abbiamo anche una Aventador SV. Aston Martin Vantage V12 Zagato. Rara quanto costosa. Queste non si vedono così facilmente. Beh, sobrio anche lui con l'M5. Super leggera prima generazione, decisamente una delle mie Lambo preferite. Particolare questa F-Type viola cromata, non è male. Magari avrei evitato il Jaguar oro. E lì direi che abbiamo anche un taxi abbastanza particolare. Io sono sicuro che molti di voi si ricordano il film. Beh ragazzi, che colpaccio! Finalmente un ipercar qui in giro per Monaco. E che ipercar! Fa sempre un certo effetto vedere un Enzo per strada, molto rara da vedere oggigiorno. Che meraviglia! Oh, ecco la Zagato. Queste sono combo che praticamente puoi vedere solo a Monaco. Bene ragazzi, io termino qui il video da dove l'ho iniziato. Meno male che nella camminata a fine giornata una Enzo è uscita fuori. Come potete vedere, un'ecatombe. Morale della favola, non fate casino a Monaco, altrimenti succede questo. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!